Oh, perché c'è Nicola Giang? Benvenuti a Venezia! E stavolta siamo in quella vera, non più in quella tarocca di Macao. Se si parla di Venezia si pensa subito ai paesaggi mozzafiato tra ponti e canali, alle gondole e alle maschere di carnevale. Io invece penso agli spritz e ai cicchetti. Perciò in questa puntata vedremo insieme quanto riusciremo a mangiare e bere con 100 euro nel nostro Bacaro Tour tra i vari locali più consigliati da voi sparsi per questa meravigliosa città. E stavolta con noi c'è Luna Ultra, la nuovissima videocamera con gimbal di Insta360 realizzata in collaborazione con Leica, che può registrare in HD fino a 8K 30 fps e fino a 4K 120 fps per realizzare splendidi slow motion. Ha 47 GB di memoria integrata e se non bastano puoi espanderla con una micro SD. Perciò mettetevi comodi e buona visione! Oh! 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 E finalmente siamo arrivati a Venezia. Ora è la prima volta che prenoto una camera d'albergo qui a Venezia, perché in passato, per colpa dei prezzi che sono veramente altissimi qui, cercavo sempre hotel di mestre che costavano molto di meno. Stavolta di lusso. Però abbiamo trovato un hotel un pochino più lontanuccio dal centro, perciò dobbiamo prendere il vaporetto. Mamma mia, che razza di caldo fa qui a Venezia. Sul meteo c'è scritto che è 28 gradi, ma qui se ne percepiscono ancora di più, se ne percepiscono 38 di gradi. Forse perché qui è più umido, no? E perciò si sente di più. C'è sto caldo che ti entra nelle ossa. Adesso andiamo a mangiare un po' di cicchetti nel primo Bacaro che ci capita. Oh, ho trovato un po' di ombra, che bello. È il primo Bacaro che abbiamo trovato, Bacaro Risorto. E questi sono i famosissimi cicchetti. Cicchetti veneziani, eh? Ciao, buongiorno. Cosa consigliate? Baccalà mantecato, il must. Questo uno è il must. Ti consiglio il mostardino che è molto buono. Sì, dai, uno. Gamberi sour e uno spritz. Come lo facciamo? All'Aperol, veneziano? Veneziano, con? Select. Select, vai. Vai. Vai! In totale qui abbiamo speso 14 euro per 3 cicchetti, 3 euro l'uno, e uno spritz al select, 5 euro. E questa è la nostra colazione, una colazione tipica alla veneziana, alla salute! Favoloso! E mentre noi ci beviamo uno sprizzino di prima mattina, dietro di me ci stanno le ragazze che stanno bevendo il caffè. Ma se ne rendono conto che sono a Venezia? E qui già incominciamo con dei cicchetti proprio tipici di Venezia. E qui troviamo un crostino con baccalà mantecato. E questa è un'istituzione, se venite qui a Venezia. Buon appetito! Qui più che crostino è un pane, una fetta di pane con sopra la crema di baccalà mantecato, che sarebbe una crema di stoccafisso. In pratica con lo stoccafisso ci aggiungono l'olio extravergine d'oliva e poi lo montano fino a farlo diventare una cremina così bianca. Vedete l'untuosità, cioè sembra che ho appena messo il burro cacao sulle labbra. Passiamo a questo con i moscardini, dei polipetti mini. Il sugo è fantastico. Questo è moscardini con il sugo di pomodoro, molto buono. Solamente il pane, io me lo immaginavo un pochino più croccante. Invece è proprio pane. È un pane normale, non è stato tostato e perciò non è scrocchiarella. Infine questo è gamberi in sour. È molto cipolloso ed è tipo sull'agrodolce. Stupendo! E qui troviamo un gambero intero, bello cicciotto. E poi c'è un botto di cipolla, è tipo cipolla sott'aceto tagliata julienne. E perciò se vi dovete vedere con qualcuno, con qualche amico, o soprattutto dovete fare un appuntamento col vostro partner, accertatevi che l'abbia mangiato pure lei o lui, perché sennò ve lo sconsiglio. Quest'ultimo è il migliore di tutti. Primo drinkino fatto, passiamo al prossimo. Comunque non mi stancherò mai di girare per le vie di Venezia, anche se mi sono perso già, perché qui con le strade è un casino. Ma c'è un detto cinese che tutte le strade portano a Roma.
sa che anche in Italia è lo stesso detto. E se pensate che fuori sia troppo caldo, entrate all'interno di un supermercato. Qui è pieno di questi mini coop sparsi in tutta la città. Oh, si sta freschissimo, dentro c'è il condizionatore a palla. Ed eccoci arrivati al secondo locale, Rosticceria Gislon. E qui tipo potete mangiare, tipo una tavola calda, ma soprattutto qui sono famosi per la mozzarella in carrozza, che c'è sia il prosciutto che l'acciuga e la crema fritta. Ciao, e volevo una crema fritta e una mozzarella in carrozza col prosciutto. Uno spritz al Cinar. In totale qui abbiamo speso 9 euro, abbiamo preso una mozzarella in carrozza, cioè sto locale viene conosciuto soprattutto per questo piatto qui e costa 3 euro a porzione. Buon appetito! È bello fritto, unto e si sente la morbidità della mozzarella e il prosciutto cotto. Quanto cacchio tira sta mozzarella, guardate! No, vabbè. È ultra cremosissimo all'interno. C'è salsiccia che è affamissimo. Ma te non puoi mangiare il fritto, fai da un po' di prosciutto. Buono, eh? E poi qui c'è un botto di mozzarella, c'è proprio una bistecca di mozzarella che è stata fritta con in mezzo il prosciutto cotto. E lo spritz qui costa 3,50 euro e stavolta l'abbiamo scelto col Cinar. È un liquore fatto col carciofo, perciò fa bene al fegato. Il sapore è meno dolce ed è un pochino più inacquato ed è sull'amaro. Passiamo alla crema fritta, anche questo qui è un piatto molto consigliato di questo locale e costa 2,50 euro. È ultra soffice, appiccicaticcio, la frittura fuori non si sente per nulla, si sente soprattutto la crema che ci sta all'interno, guardate quanto è densa, poi fa contrasto alla croccantezza dello zucchero sopra, che potrei farne anche a meno. La crema è leggermente dolce e si sente un botto la cannella. Sembra tipo di mordere un marshmallow. Saluto! Questo è il Mic Pro, il nuovissimo microfono wireless di Insta360 che mantiene stabile l'audio fino a 400 metri di distanza. Ma la cosa più figa in assoluto è questo display e-ink personalizzabile, che a differenza degli altri microfoni con il loro logo in bella vista, con il Mic Pro potete mettere il vostro logo o quello che volete voi in qualsiasi momento. Lo potete connettere allo smartphone collegandolo al trasmettitore oppure tramite Bluetooth alle principali videocamere di Insta360. O se no, se volete una versione più piccola e più economica, c'è il Mic Air, che è ultra leggero e ha solamente 7,9 grammi. Manco te ne accorgi che ce l'hai addosso. Abbiamo trovato i compagni per il Bacaro Tour. Dov'è che ci portate? Di là, di là? Di là, per di là. Che casino. Venezia, è un labirinto. Ma dove siete voi? Verona? Verona? Beh, state qui, fate tutti i giorni il Bacaro Tour. No, tutti i giorni no. Una volta all'anno. Perché ho il navigatore qua, fa schifo. È il vostro quarto o il quinto questo Bacaro? Eccolo lì. Eccolo lì! Mamma mia, quanta gente! Guardate quanta roba c'hanno! E poi c'è scritto tutto cosa c'è dentro, perciò siete più consapevoli di cosa mangiare. Sprizzetto! Sai che te, Venezia? Venezia? Va bene, dai! Guarda, ciao! Cin! Che palle. Salute! Salute! Qui in totale per questi due cecchetti abbiamo speso 4,40 euro. Lo spritz me l'ha offerto quel gruppo di ragazzi che abbiamo incontrato prima. Grazie mille, perciò non so neanche io il prezzo. Ed è uno spritz al select, terzo drink, Qui c'è pure un'oliva. Che abbinamento strano, però ci sta un botto bene. C'è l'oliva che è bello salato. Questo qui è il fiore di zucca fritto e costa 2,50 euro. Stupendo! Non me lo immaginavo così. Pensavo fosse semplicemente il fiore di zucca all'interno e invece è strapieno di crema. E mi sa che è gorgonzola. Il fritto fuori non è croccante, è molto leggero e si sente proprio questa cremina che è bello salato. Ah no, mi sa che non è gorgonzola, ma è tipo ricotta misto acciughe. Si sentono le acciughe perché è pieno di lisc. Passiamo al crostino con i granchi, 1,90 euro. Questo è ultra mega cremoso e il granchio è granchio vero, c'è un po' di asparagi, c'è i piselli e c'è una cremina viola e qui il pane si morde molto meglio. E anche il terzo drinkino l'abbiamo fatto. Ah, comunque il locale che mi ci hanno portato i ragazzi di prima si chiama Bacarando in Corte dell'Orso. Passiamo al prossimo.
E qui a Venezia mi sono accorto che noi italiani facciamo un turismo differente dalla gente che viene dagli altri paesi. Loro vengono qui a Venezia per vedere i monumenti storici, no? I canali, i ponti. E invece noi italiani veniamo qui a Venezia per bere, per fare il Bacaro Tour e mangiare il cibo buono, ma soprattutto bere gli spritz. E una cosa che dovete fare molto attenzione sono i gabbiani. I gabbiani di Venezia vi rubano il cibo dalle mani. Finora a me non mi hanno fatto nulla. Prima lì c'era un signore con un panino in mano, sono arrivati tipo 5 gabbiani tutti insieme, hanno fatto e gli hanno fregato il panino. E il quarto locale, Bar Rialto. Guarda qui che roba, guardate i tramezzini come li fanno qui. Sono ultra mega giganti. Ciao. 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 Tramezzini volevo vedere. Ah, sono fuori. Ma io l'ho già visto. Ma dove? A scuola? Ah sì, ciao. Dai, ne prendiamo due, dai. Un tramezzino con prosciutto e mela. E l'abbinamento, un prosecchino. Ed ecco i nostri tramezzini veneziani. Qui in totale abbiamo speso 10,60 €. Tanto per cambiare abbiamo preso un prosecchino, 5 € e 2,80 € ogni tramezzino. E abbiamo preso uno prosciutto cotto e mela verde. Oh, qui i tramezzini sono belli pieni, Buon appetito. C'è prosciutto cotto, maionese, quella croccantezza, quella succosità della mela. Ci sta alla perfezione la mela. E poi mi sa che c'è all'interno pure dello stracchino che gli dà quella cremosità in più. I tramezzini strapieni in questo modo mi sa che li trovate solamente a Venezia. Favoloso! Questo si chiama Bacaro Tour. Passiamo al tramezzino alla messicana e qui troviamo... Aspettate che c'è scritto lì. Ok, perfetto, c'è scritto solamente tramezzino maionese Messico piccante. Perciò sono sicuro che qui all'interno c'è la maionese. E poi gli altri ingredienti, non lo so, lo scopriremo ora. Tramezzino veneziano alla messicana. Questo è bello forte, bello piccante. Si sente un botto il peperone, il prosciutto cotto. Poi si sentono anche dei tendini, non so cosa sono. C'è sta roba gelatinosa che sembra tendine di qualche animale. E il sapore è molto forte, è salato ed è bello piccante. Fortunatamente ho mangiato prima quello e poi questo, perché se avessi mangiato prima questo, l'altro tramezzino sarebbe stato insipido. Andiamo di prosecco, va! Eppure il quarto drink l'abbiamo fatto. Proseguiamo! Finora a me non mi ha fatto nulla. Finora a me non mi ha fatto nulla. Ho mangiato il tramezzino! E qui a Venezia, oltre a mangiare e bere, si fa anche palestra. Ogni volta che c'è un ponte devo prendere in braccio Salsiccia. Sembra piccolino ma è un ciccione. Судя по твоему лицу, тебе это творят. Simba. Che belli sti vicoli strettissimi, dove non batte il sole, si sta al fresco e poi sono tutti simili, perciò vi perdete in un attimo. Va bene che, non so, la 20ª volta che vengo qui a Venezia, ma ancora non capisco le strade e mi perdo ugualmente. Ed eccoci al quinto locale, Trattoria Cadoro alla Vedova. Si può portare via due polpette da bere, un'ombra rosso. Ecco il nostro quinto drinkino, qui lo chiamano ombra ma è vino rosso. Alla salute! Fantastico! Ok, grazie, ciao! E qui in totale abbiamo speso 7 € per un'ombra di rosso e 2 polpette. E queste sono le famosissime polpette straconsigliatissime da tutti della Vedova. Buon appetito! Sono spettacolari, fuori è croccantissimo, all'interno bello cremoso, carnoso, morbido, si sgretola tutto in bocca. C'è questo contrasto tra croccante e morbidezza della carne e questo qui, da quanto ho capito, è un cibo che non dovete perdervi nei Bacaro Tour, anche perché è uno dei locali più consigliati da tutti. E all'interno, come avrete visto, è una trattoria, non fanno solamente le polpette fritte, ma fanno anche tantissimi altri piatti veneziani. E comunque parlando di Bacaro Tour si beve abbastanza, però sempre con moderazione e mi raccomando non fate casino, perché bere e bere, vi potete divertire ma non date fastidio agli altri. Dai, continuiamo.
Ah, comunque è la prima volta che facciamo un contenuto qui a Venezia, cioè nel senso un contenuto di YouTube. Finora vi ho portato solamente in altre Venezie, la Venezia è quella di Macao, quella fasulla, all'interno del casino Venetian, e nella Venezia cinese, Xitang. E la differenza qui si nota parecchio, vabbè, a parte la differenza tra lo stile cinese e lo stile italiano. Anche Xitang è una città sull'acqua molto antica, che ha più di 1000 anni di storia, solamente che c'è un'altra differenza, che le città sull'acqua cinesi sono ristrutturate, sono verniciate, perciò sembrano nuovissime, mentre qui a Venezia si vede che è molto più datato e perciò a mio parere è molto più vero. Ma guardate che figata, qui c'è un supermercato Despar all'interno di un teatro, Teatro Italia. Andiamo a rinfrescarsi. Allora, già dall'entrata è il supermercato più bello che abbia mai visto in vita mia. Bellissimo. Wow. No, vabbè, da guardare il soffitto. Questo, mi sa che era un teatro vero e proprio, che poi è diventato un supermercato. Adesso facciamo un giro, ci rinfreschiamo un attimo, continuiamo il nostro Baccaro Tour. Sesto locale, cicchetteria veneziana da Luca e Fred. E qui oltre a trovare i crostini troviamo pure questi che si chiamano disco volanti. Potrei avere un crostino sardine sour, mortadella, gorgonzola e pistacchi. È un disco volante con soppressa. Prendiamo uno spritz all'Aperol. E qui in totale abbiamo speso 14 euro e costa 3 euro a cicchetto, ne abbiamo presi 3. E un Aperol spritz tanto per cambiare, perché abbiamo bevuto Select 2 volte e uno al Sinar. E stavolta è arrivato il momento dell'Aperol. Alla salute! Questo è molto più dolce, poi c'è quel retrogusto amaro, stupendo, molto dissetante. Cominciamo a mangiare questi cicchetti, che poi alla fine il termine cicchetto non è un cibo in particolare, ma sono gli stuzzichini da abbinare a una bevanda, tipo lo spritz o un'ombra, il vino. Che palle sto bastone, mangiamo prima l'oliva. Incominciamo da questo qui con mortadella e gorgonzola, con delle scaglie di pistacchio. Buon appetito! Wow, ti dà una botta di gorgonzola in bocca, tutto appiccicaticcio, salato, cremosissimo, che fa contrasto alle scaglie di pistacchio e la mortadella. Molto forte come sapore, questo è perfetto abbinato a uno spritz. Nel primo Baccaro abbiamo mangiato i gamberi in saor e stavolta sarde in saor. Guardate, c'è un pesce intero sopra. Eppure qui la cipolla è agrodolce e si sente un botto il pesce. All'interno ci sono le lische, ma sono molto sottili e perciò non sono fastidiose. È come se non ci fossero, basta che li mordete per bene, li macinate per bene coi denti e ingoiate tutto. Infine passiamo al disco volante, il piatto che differenzia questo locale dagli altri, e noi l'abbiamo preso con la soppressa. Questo è una specie di panino, ma al posto del pane ci hanno messo la melanzana fritta. È bello morbido e gustoso, c'è la soppressa che è bella salata, il formaggio. Disco volante, Ok, siamo al sesto locale, ma i cicchetti sono piccolissimi, non riempiono così tanto. E poi anche la città di Venezia tocca camminare un botto, e perciò da un Baccaro all'altro già digerite subito tutto. A posto, continuiamo! Guarda sta strada quanto cacchio è stretta, è strettissima! È più stretta di quella che abbiamo visto a Xitang, vi ricordate? Sto vicolo è largo come il mio braccio. Cosa c'è qui? Solo uscita. Ah, la libreria! C'è la libreria qui all'interno, però è solamente l'uscita, perciò non possiamo entrare da qui. Dobbiamo fare il giro. Così a caso abbiamo trovato la libreria più famosa di Venezia. Però mi sa che tutti vengono qui apposta per fare le foto qui. E perciò abbiamo già visto tutto. Andiamo. Però mi pare che il vicolo di Xitang era ancora più stretto, perché ci passava solamente una persona. In 2 era impossibile. Are you looking for someone? Ah, no, thank you. Sì, guarda, un tuo ritratto. Ti piace? E una delle funzioni che mi piacciono di più della Luna Ultra è il Deep Track. Praticamente basta cliccare qui sul joystick e si attiva immediatamente il tracciamento intelligente, che riconosce la tua faccia e ti mantiene sempre perfettamente centrato nell'inquadratura. E non funziona solo con le persone, ma anche con animali e oggetti. Ma la cosa ancora più figa è che è il primo nel settore ad avere lo schermo touchscreen rimovibile, che funziona come un telecomando e può gestire la videocamera da remoto fino a 20 metri di distanza e dispone di un microfono integrato, offrendo dunque una maggiore libertà nelle inquadrature. Mi sentite?
Mi sentite? Qui siamo a 20 metri di distanza e posso direttamente controllare tutto da qui. Che caldo, raga. C'è un sole che spacca le pietre con Venezia. Fortuna che ho 3 mani. E qui di fronte a noi c'è l'isola di Giudecca. Ora vi faccio vedere un po' a quanto arriva lo zoom. Guardiamo quella chiesa lì, guardate. Questo è per 1, per 2, per 3, per 6 e per 12, che è il massimo. Guardate che bello ancora. E con sto caldo che non ce lo facciamo un bel gelatino, perciò ora vi porto da Gelati Nico. Da me l'ho aperto io, no scherzo. E qui raga si mangia il gianduiotto. Ciao, potrei avere un gianduiotto? Sì, mangio subito, il passeggio. Grazie mille, ciao. Ed ecco voi il famosissimo gianduiotto da Nico, 5 euro. E qui in pratica, oltre a schiaffarci un botto di panna, c'è un mattone di gelato alla gianduia. Ha tagliato direttamente un rettangolo da quel mattone di gelato e ce l'ha schiaffato all'interno di un bicchiere, insieme a un botto di panna. In pratica un gelato al cioccolato con all'interno le scaglie di nocciola. C'è quel contrasto tra amaro, dolce. E poi c'è la panna che è bella soffice, leggera, stupendo. Ai tavoli c'è il servizio. Ah sì, io non sapevo. Ok, allora vado. Grazie. Allora mangiamo in piedi, tanto è un gran bel blocco di gelato, Però ora ho voglia di spritz, perciò continuiamo il nostro Baccaro Tour. Ora mangiamo un po' di tramezzini al bar della Toletta. Ciao! E tramezzini. Ah ok, sono rimasti questi che sono uno con sfilacci di cavallo. In totale qui abbiamo speso 11,10 €. Un tramezzino costa 2,70 € e un'ombra, anzi un calice di vino rosso, un merlot abbiamo scelto, 3 euro. Sì, perché da quanto ho capito ombra e calice sono due cose diverse. L'ombra è tipo un bicchiere di vino della casa, mentre un calice di vino è un calice di vino. Cioè mi ha aperto una bottiglia nuova di merlot proprio davanti ai miei occhi. Perciò alla salute. È arrivato il momento di mangiare questi tramezzini, guardate quanto sono pieni, sono gobbi! Cioè qui i tramezzini sono tutti così, ultra strapieni, e al bar della Toletta ne fanno di tantissimi gusti, solamente che siamo arrivati un pochino troppo tardi. Incominciamo da questo qui con tonno e carciofo, buon appetito! Ogni boccone è una goduria assurda, proprio ti esplode in bocca questo miscuglio tra tonno e crema di carciofo, e poi c'è la maionese che sta bene con tutto. Passiamo a quest'altro, tonno e pomodoro. Favoloso veramente. C'è il tonno che non è secco per niente e poi fa contrasto al pomodoro, bello succulento, e il pane del tramezzino non si sente per nulla. Sono delle bombe questi tramezzini. E passiamo all'ultimo tramezzino con sfilaccetti di cavallo. Ma proprio il tramezzino è bellissimo, cioè non è grandissimo, ma preferisco un tramezzino così strapieno anziché un tramezzino più grande ma quasi vuoto, come nei convenience store in Cina, che fanno vedere la parte davanti tutta strapiena con le uova e il prosciutto, ma poi da qui in poi è tutto vuoto, cioè è molto imbarazzante. La prossima volta che ritorno in Cina vi faccio vedere. Mi sa che non è sfilaccetti di cavallo, è verduroso, è tipo un miscuglio tra ricotta, radicchio, rucola. Mi sa che si è sbagliato il ragazzo. Comunque è buono pure questo, è molto verduroso, molto sano e molto gustoso. Passiamo al prossimo. Salsiccia ogni volta che trova un buco vuole entrare in acqua. Ma non puoi, salsiccia. Guardate. No! Salsiccia, non puoi. Dobbiamo berlo spritz. Eccoci all'osteria al Squero. Qui ovviamente ci sono tantissimi tipi di cicchetti. Mi sono accorto che qui a Venezia tutti i passanti, la maggior parte dei passanti, ha l'odore di cipolla. Perciò non dobbiamo avere paura dell'alito cattivo, perché qui sono tutti di cipolla. Ciao, una spritz al cinar e 3 cicchetti di pesce. Ah ok, grazie. E qui raga ci hanno raccomandato di stare attenti ai gabbiani, questi cicchetti. Infatti l'hanno coperto col tovagliolo. Cerchiamo un posto più tranquillo. Qui è pieno di gabbiani che stanno addocchiando i cicchetti. Sono meglio delle telecamere di sorveglianza. No, noi ci facciamo scippare da loro. Siamo messi sotto sta tenda perché forse così siamo più al sicuro.
lo spero. Oh, abbiamo ripreso lo spritz al Cynar perché, vabbè, a parte che è fatto col carciofo e perciò fa bene al fegato. No, scherzo, non prendete seriamente le mie parole perché l'alcol non è mai salutare, bisogna bere con moderazione. Prima l'abbiamo bevuto lì e mi sembrava un po' troppo anacquato, forse è il Cynar che è così, perciò la salute. No, mi sa che proprio è il Cynar che è amaro ma allo stesso tempo molto leggero, cioè non è forte come sapore. Per questo a volte potrebbe sembrare più inacquato lo spritz. Al momento, a mio parere, lo spritz al Select è al primo posto. In totale qui spendiamo 15 euro, 4 euro lo spritz e 2,50 euro ogni cicchetto. E qui abbiamo preso 3 cicchetti di pesce. Incominciamo dal baccalà mantecato. Buon appetito! Stupendo. Ogni posto lo fanno diversamente. Questo è molto più cremoso, appiccicoso e il sapore del pesce non è così forte. Passiamo a quest'altro che mi hanno colpito le mini cipolle sopra e dovrebbe essere al tonno. C'è questo contrasto di cremosità del tonno e la mini cipolla che è aspra e dolce, ma poi anche il pane qui è molto buono, c'è la crosta bella croccante, la mollica morbidissima e poi sopra mi sa che c'è l'aceto balsamico, un abbinamento perfetto. Bevo, ma sti spritz sono belli leggeri, cioè a me non mi mettono a KO. Infine passiamo a questo qui col salmone affumicato e del pepe sopra. Questo è sull'aspro, forse perché ho mangiato il pezzo di limone sopra. Il pane è molto più morbido, forse perché il salmone affumicato è molto umido e perciò ha ammorbidito tutta la fetta di pane. E in mezzo c'è pure del burro. Se venite qui o state dentro o state sotto l'ombrellone qui e avrete i vostri cicchetti al sicuro. E se invece volete semplicemente bervi uno sprizzino, un prosecco, potete stare qui e ve lo sorseggiate con questa vista bellissima. E poi intanto potete salutare i gondolieri che passano. E poi c'è Salsiccia che abbaia sempre perché vende le onde. Salsiccia, basta! Beviti uno spritz per stare tranquillo. E sempre sulla stessa strada andate dritto e trovate un altro baccaro lì che si chiama Cantine del Vino Già Schiavi. Infatti vedete quanta gente che c'è? Raga, guardate lì sul ponte. C'era quel papà mattissimo che stava lanciando il bambino, suo figlio, suppongo. Lo stava lanciando in aria. Prima di entrare però finiamo questo. L'oliva non si può buttare via. Quanta gente! Ne volevo scegliere 3. C'è differenza? Stiamo fuori, dai, stiamo fuori. Gorgonzola pera, gamberi, carciofi, tartufo. Questo giallo cos'è? Rosso maionese e fiori. Ah, ok, va bene, buono. E un'ombra di bianco, dai. Qui ci hanno detto di stare attenti ai gabbiani. E qui non c'hanno nessun ombrellone, perciò adesso andiamo a cercare qualche posto un pochino più tranquillo, un pochino più riparato. Ok, abbiamo trovato un posto riparato, almeno credo, perché guardate lì i bidoni. C'è scritto attenzione gabbiani. Ormai non è più attenzione pickpocket, ma attenzione gabbiani. E qui in totale abbiamo speso 6,30 euro. Oh, mi ha Oddio, scusa Salsiccia, gli ho pestato una zampa, scusa. Oh, per 3 cicchetti e un'ombra di bianco 6,30 euro. E qui mi sa che è il locale più economico di questa puntata. Facendo bene i calcoli, ogni cicchetto costa 1,60 euro e sto bicchierino di vino 1,50 euro. Non ci posso credere, perciò alla salute. Wow, che botta! A differenza tra un'ombra e uno spritz è che l'ombra è interamente vino. Incominciamo da gorgonzola e pera, un abbinamento alquanto strano. Wow, si sente la cremosità del gorgonzola, salato, formaggioso, che fa contrasto alla fruttosità della pera che è dolce e succulenta. Passiamo a questo qui con crema di carciofi, tartufo e gamberi. Stupendo pure questo. Ti dà quella botta di carciofo molto cremoso, carciofoso. E poi c'è la morbidità del gambero, veramente buonissimo. Infine passiamo a questo qui con il rosso d'uovo, che dovrebbe essere il turro d'uovo, che io adoro. Turro d'uovo salato abbinato alla maionese, i miei 2 sapori preferiti. Una cremosità assurda che poi fa contrasto al profumo della rosa. Wow, mai visto un abbinamento del genere, nemmeno in Cina. Qui ok, il costo è molto basso ma non scarseggia di qualità, Tutti i cicchetti sono molto originali e tutti gli abbinamenti che trovate sono squisiti. E ciò mi ha invogliato a ritornarci a provare tutti gli altri gusti. Ho sentito che hanno pure il gusto tonno e cacao. Che roba è tonno e cacao?
Continuiamo il nostro giro. Wow. Ora che è diventato sera, era ora che diventasse buio, eh. Qui in Italia ormai il sole tramonta alle 10 e comunque ora che è diventato buio Luna Ultra c'ha la modalità Pure Video che ti permette di filmare in HD anche di sera o in ambienti con scarsa luminosità. Guarda Salsiccia che bello, guarda. Questa è la vista dal ponte di Rialto, visto? Adesso finalmente vi porto nell'ultimo bacaro del nostro bacaro tour di questa puntata. Quanta roba abbiamo mangiato, quanta roba abbiamo bevuto. Secondo me ci siamo arrivati ai 100, oppure no. E perciò eccoci arrivati da Corner Pub. Ah, qui stanno i cicchetti, le polpette. Ma che figata di posto, c'è pure lo specchio, perciò potete vedere come sono i capelli. E in totale qui spendiamo 7,50 €, 3,50 € lo spritz al select e 2 € a cecchetto. E qui ne abbiamo presi due, uno con moscardini alla busara. Buon appetito! Fenomenale. C'è il pane che è morbidissimo, non si sente neanche. E poi c'è il moscardino al sugo di pomodoro, una roba fantastica. Questo invece è con prosciutto crudo, patate e pomodoro secco. Contrasto fantastico. Comunque ora sono le 10 e la maggior parte dei bacari qui a Venezia sono chiusi e qui sono ancora aperti, mi sa che aprono fino a mezzanotte. Porchetta io dato, va bene? Mangia di lusso. Guarda, mi ha dato i cicchetti, Salsiccia, bravo. Si chiama salsiccia? Salsiccia. Amore. Vediamo com'è lo spritz qui. Cin cin. Lo spritz è buono dappertutto qui a Venezia. E con quest'ultimo spritz in totale abbiamo speso 103,90 €, sfida persa per un pelo ma molto soddisfatto, anche perché abbiamo mangiato e bevuto bene a prezzi buonissimi, ma soprattutto abbiamo anche visitato quasi tutta la città di Venezia. E prima di concludere vi vorrei informare che se acquistate il Mic Pro prima del 10 luglio tramite il link che vi metto in descrizione, oltre allo sconto del Prime Day riceverete in omaggio anche un antivento del Mic Pro. Perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi, grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi del like e del follow se l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo al prossimo video, vabbè, ciao! E buongiorno, stamattina ho deciso di fare la colazione nel mio bacaro preferito di questa puntata. E ora sono le 10 e non c'è nessuno, che bello! Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Sono i gabbiani fuori? Oddio, sono i gabbiani pure a st'ora. Loro lavorano 24 ore su 24. Meglio restare dentro. Ed ecco la colazione tipica veneziana di oggi. Abbiamo speso 7 € in totale e finalmente riusciamo a mangiare questo qui col tonno e cacao. Buon appetito! Che abbinamento strano ma buono allo stesso tempo. Scusate, mi è andato di traverso il cacao. Vediamo come lo fanno qui il baccalà mantecato. Ecco, è cremosissimo e non si sente quel forte odore di pesce. Infine passiamo questo qui col polpo. E abbinato al tutto un bel cappuccino.